Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Gresia. Ciao! Allora, Gresia, tu sei una studentessa di biotecnologia medica, giusto? Sì. Fantastico. E quindi sei super studiosa, si vede subito dal viso, ok? Guarda come sta storcendo già subito. Ti fa un po' male il collo, immagino, Sì. giusto? Studi tantissimo, vero? Al computer. Mazza quanto sei tesa, Gresia. Vediamo, mettiti un po' più avanti. Mi fai vedere una cosa? Giriamo la testa così. Allora, vedi che non giri correttamente il naso, sappi che dovrebbe arrivare esattamente alla spalla. Purtroppo questo non avviene su di te, mentre invece dal lato destro è un pochino meglio, ok? Si deve sempre un po' forzare, però nella normalità arrivi al 90%. Di qua è molto peggio, ok? Proprio letteralmente arrivi all'80%, ok? Facciamo un attimo un piccolo test anche di lateralità. Hai male? No. Di qua? Boh. Un pochino, vero? E dove hai male? Quando chiudo a destra oppure a sinistra così? Cioè dove ti viene il dolore se io ti porto la testa così? Dall'altro lato, ok. E chiaramente ci sono dei blocchi lì. Fammi vedere anche le tensioni qui sulle spalle. Senti qui che fa malissimo? Qui un po' di meno, vero? Qui tantissimo, ok? Mi fai vedere una cosa, seduta? Ho bisogno che mi dai le braccia tutte e due, ok? Dritte. Spingi in alto, forte. Ok. Fai una cosa, stringi i denti forte. Spingi in alto le braccia e subito cedi, ok? Questo sappi che è una questione probabilmente stressogena, ok? Tu stringi i denti perché ovviamente tra esami, studi, tempi, cose, lavoro, giustamente il corpo va in stress, è una cosa abbastanza comune. Ti chiedo per favore però adesso di appoggiare i denti senza stringere, semplicemente la chiusura normale. Spingi in alto, non c'è a quanto pare un conflitto in malocclusione, quindi è proprio una problematica di stress. Ti faccio vedere una cosa, quando questo avviene, giù la testa, spingi la testa giù, ok? Subito i muscoli anteriori del collo si indeboliscono, ok? Però se io ti faccio toccare, guarda, mi permetti? Questi punti, questi sono, credimi sulla parola, per favore, i punti si chiamano neurolinfatici dei muscoli della bocca. Toccali per favore, è come escludere un attimo la bocca dal nostro test, ok? Spingi in basso e la testa ritorna straforte, vedi che magia. Questo chiaramente è molto importante per noi perché dobbiamo assolutamente sistemare un paio di cose, anche secondo me sul bacino, ok? Allora, prima di tutto ti chiedo scusa, li stimoliamo un attimo. Danno leggermente fastidio sul momento, ma non è una cosa che dura. Qualche secondo, il tempo di sbloccare bene tutta l'area. Giù la testa, spingi in basso ed è già straforte. Molto semplice. Mi dai le mani per favore? Guarda, apri le dita, tienile forti. Qui non ce la fai per nulla, vedi? Stringi. Qui non ce la fai. Chiudi, stringi. Ok, qua ce la fai. Spingi in basso tutto, qui non ce la fai. Lo vedi, è proprio chiaro come il sole. Spingi in alto, c'è un problema a sinistra. Mantieni così, spingi in alto e qui va benissimo. Abbiamo un deficit, una problematica probabilmente di piccoli schiacciamenti sul lato sinistro nella parte bassa della cervicale. Parliamo della settima vertebra cervicale, ottava che non c'è la vertebra ma c'è una radice, ok? E la prima dorsale, ok? Quindi C7, C8, T1, le radici nervose, e ti stanno creando delle debolezze effettive su dei muscoli, quelli collegati a queste radici, ok? Ora noi che cosa facciamo? Intanto ti metto una luce infrarossi davanti, ok? Brucia, eh? Sto scherzando, non ti sto niente. Mantieni così. Questa è solo una piccolissima percussione indolore, ok? Accettabile, giusto? Andiamo a stimolare la radice. Fatto. Mi ridai cortesemente il braccio, ti ricordi quanto era debole? Spingi in basso ed è straforte, apri le dita, tienile forti, è straforte, stringi ed è straforte, vedi? Tipo magia? A posto. Adesso noi ce lo sblocchiamo, sentirà un piccolo click, è totalmente indolore, promesso. Mi fai un respirone? Butta l'aria, morbida,
bravissimo, hai visto che meraviglia? Sblocchiamo anche l'altro lato, ma non perché fosse chissà quanto bloccato, ma per stabilità. Eccolo là, hai sentito il bel clicchino? Sì. Avanti. Super paura, ma zero dolore, giusto? Sì. Ma neanche paura, ma che paura devi avere? Pancia in su, per favore, Grecia. Qui. Oh, bravissima. Allora, con queste problematiche che hai a livello mandibolare, vorrei vedere un attimo se si stanno creando dei problemi anche al bacino, perché purtroppo può capitare. Ti chiedo di mantenere dritto, esatto, qui il ginocchio, spingi verso il tetto. Qui abbiamo subito un problema effettivamente, il muscolo psoas di sinistra non ha stabilità. Dritto, vediamo se qui c'è invece, spingi in alto e qui neanche, perfetta, ah, ecco perché stai andando a studiare giustamente delle cose così tecnologiche, così ti puoi costruire delle parti, no? aggiuntive. Allora, questa è una complicanza divertente, cioè nel senso, quando c'è un blocco della parte occipitale si vanno a indebolire tutti e due i muscoli psoas. Voglio fare vedere però una cosa. Tocchiamo, faccio vedere prima di sbloccarlo. Guarda, con 2 dita per piacere, guarda, 1 e 2, ok? Cioè 4 dita, 2 e 2. Nella parte più alta che c'è, esatto. Me le mantieni lì le mani, grazie. Dritto di nuovo, spingi verso il tetto e si rinforza perfettamente per magia, spingi verso il tetto. E questo no. Abbiamo subito che cosa? Abbiamo l'idea che il vero problema ovviamente c'è ed è al muscolo psoas di destra, ok? Ma questo è indebolito perché c'è un blocco a livello dell'occipite. Ora, prima noi ci andiamo a sbloccare questo che è secondario, c'è una cosa in più, ok? Conoscere, vedi, la fisiologia anche della disfunzione è importante perché non ci confondiamo poi quando cerchiamo delle problematiche effettive più profonde. Allora, scusa un po', occhi alla porta, solo gli occhi, guarda me, ecco fatto, morbida, occhi al computer, guarda me, ecco fatto. Adesso mi aspetto che questa cosa sia mantenuta senza che tu tocchi niente, quindi questo deve essere forte, spingi in alto ed è fortissimo, questo no, spingi in alto, perché spingi in alto 0, ok? Perché effettivamente c'è un problema, ma non solo, se io testo questo muscolo, spingi verso di te, sì, è fortissimo, ma se testo questo no, spingi verso di te, è 0, giusto? Se io testo questo qui, resisti alla mia forza, ok, è debolissimo. Se io testo invece questo è fortissimo, resisti, ok. Questa si chiama seconda categoria pelvica. Ti chiedo cortesemente di toccare la mandibola opposta intendo il muscolo che ti ho testato prima, e ti faccio vedere che al 90% si rinforza tutto. Spingi in alto e infatti è così, giusto? E anche questo qui, mentre ci siamo, resisti, diventa straforte, vedi, per magia, Mettiamo dei cunei correttivi, uno va qui e uno va qui, benissimo. Mi apri cortesemente, leggerissimamente la bocca, poco, ok? Sblocchiamo tutto, che paura. Sblocchiamo anche l'appoggio del piede, ed è uno, madonna, ed è 2. Facciamo una piccola rotazione verso l'esterno da questo lato, vedi? Facciamo un altro, eccoci qua, e verso l'interno da quest'altro lato. Qua potresti sentire leggerissimamente fastidio all'inguine, giusto? È normalissimo, ok? Allora, togliamo 1, togliamo 2, pardon. E se io vado a ritestare adesso tutti i muscoli, senza però questa volta correzioni, ruota, spingi in alto, sei straforte, qui sei straforte, qui spingi verso di te, sei straforte, ti ricordi? Pancia in giù.
Prego. Quando ci sono questo tipo di problematiche è sempre molto importante andare a correggere un legamento, si chiama legamento ileo-lombare. Ok, sei comoda? Ti puoi mettere un po' più avanti per favore? Così sei un pochino più comoda, che dici? A posto. Il legamento ileo-lombare è in disfunzione, sì, tranquillo, in disfunzione solo ed esclusivamente dal lato in cui c'era effettivamente il blocco, ok? Quindi soltanto da questo lato. Te lo faccio vedere. Se noi andiamo a mettere la gamba in questo modo, spingi in alto, muscolo fortissimo, ferma così per piacere. Se io vado a stimolare questo legamentino, spingi in alto, qua cede subito, ok? Se io faccio proprio esattamente la stessa cosa, spingi, mantieni, dall'altro lato, spingi, non succede assolutamente niente. La vedi la differenza? Ora noi andiamo effettivamente a correggerlo in modo tale che non ti rimane il mal di schiena. E adesso mantieni per favore così, se andiamo a stimolare di nuovo qui, spingi in alto, non cedi assolutamente più. Non è meraviglioso? Abbiamo quasi fatto. Tu mi sa che devi cambiare cuscino per questa cervicalaccia che c'hai, È molto importante. Ora ti consiglierò io un cuscino fantastico, ok? Si chiama proprio cuscino chiropratico di piumini danesi. È meraviglioso perché proprio è stato studiato in una clinica chiropratica, ok? E questa cosa ci avvantaggia perché è stata studiata quindi da professionisti del mestiere e che ti giustamente garantiscono la postura della cervicale, cioè proprio è stato studiato proprio per questo, antidolori cervicali, antireflusso, cosa anche molto importante. Ti potrei chiedere di risederti per piacere? Verso di là. Bravissima. Allora, innanzitutto prima di farti vedere questa cosa fantastica che chiaramente ti cambierà tantissimo la vita, ti faccio rivedere tutte le correzioni che sono state fatte, quindi i movimenti che non c'erano, ok? Ricordi dove arrivavi, ok? Vedi che arrivi fino alla spalla col naso, adesso finalmente, e qui pure sei un gufo, Dobbiamo sbloccare soltanto ancora una piccola cosa qui, vedi che qui c'è un piccolo dolore, qui molto di meno, quasi niente. Allora, le mani, guarda, le tieni tutte e due così per favore, così non fanno resistenza, sì, grazie. La prima cosa, fai un respiro, butta, respira, butta, respira, butta, butta, eccola là, bravissima. Ora è il 100%, visto? Allora, cara, ti faccio vedere assolutamente questa nuova meraviglia, la unboxiamo insieme, che è fantastica anche da vedere. Guarda un po', ti presento il tuo futuro cuscino fantastico di piumini danesi che veramente a me ha cambiato letteralmente l'esistenza. Guarda un po' che meraviglia, ok? Tutto assolutamente antiallergico, in piuma d'oca, non c'è nessuna cattiveria nei confronti delle povere oche, questo ci tengo a dirlo perché è una cosa alla quale tengo molto. Come puoi notare ci sono delle aree predisposte appositamente per far proprio sprofondare un po' la cervicale, delle aree invece più rigide proprio per evitare che ci siano movimenti inconsulti. Qui per esempio la cosa straordinaria è proprio il supporto della cervicale, cioè io non penso che esistano cuscini così precisi, proprio studiati dai chiropratici proprio per evitare che ci siano delle problematiche cervicali. Penso sia la cosa più importante in questo momento per te anche a lungo termine, perché effettivamente oltre ovviamente alla correzione devi anche mantenere. Per mantenere bisogna avere effettivamente a casa delle cose che ti permettano di stare comodo, soprattutto dove? A letto quando si dorme, che sono 8 ore più o meno, se Dio vuole, di sonno, quindi quasi la metà della nostra giornata, e poi al lavoro chiaramente con altre cose importanti che si devono attenzionare, sono almeno altre 8 ore, giusto? Poi il resto sono ore dove possiamo fare attività sportive eccetera, però le cose che facciamo di più sono
giorno chiaramente dormire e lavorare, ok? Quindi è molto molto importante la notte, appunto, proprio per questo, e quindi stare comodi, stare al sicuro ci permette veramente di mantenere la nostra salute, soprattutto proprio della nostra povera cervicale a lungo termine, va bene? Carissima, io sono contento, spero anche tu, grazie tantissimo per aver scelto il mio studio e alla prossima.